Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti qui nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video voglio discutere insieme a voi di Moer Audio, azienda cinese produttrice di innumerevoli prodotti per musicisti, quindi per chitarristi e non solo, ma soprattutto divenuta famosa per le sue pedaliere digitali, i multieffetto digitali. Moer da molti anni produce prodotti per chitarristi, effetti e multieffetti. Si pensa ad esempio ai primissimi microamp, quei piccoli pedalini che simulavano ognuno un amplificatore diverso, fino alle nuove Moer GE1000, GS1000, quindi dei multieffetti anche avanzati che possono anche profilare, ovvero catturare un amplificatore reale per creare una copia digitale da mettere in memoria. Ebbene, sono trascorsi circa 10 anni. Se pensiamo alla primissima Moer GE100 che mi pare che arrivò nel mercato nel 2015, quindi sono trascorsi 10 anni. Ebbene, negli ultimi 2 anni, quindi 2024-2025, sembra come se fosse scoppiata una bomba in casa Moer, una bomba di inventiva, una bomba di evoluzione, una bomba di novità. Non direi proprio di sì. In realtà io le chiamo le minestre riscaldate e sappiamo bene come, a parte qualcuno, la minestra riscaldata non piace a nessuno. Dunque nei primi anni Moer produsse quelli che sono stati i multieffetti che hanno fatto storia, i più famosi di quel brand lì. Vabbè, la Moer GE100 che era proprio la più piccolina e se ne sente veramente poco parlare, ma la Moer GE 150 in realtà ebbe un discreto successo. Molto successo lo ebbe la Moer GE 200, già più grande, già con più funzioni, e questa pedaliera, come pure la 150, sono rimaste in produzione per moltissimi anni fino ad oggi e le troviamo ancora in vendita, quindi vuol dire che se ne sono state prodotte veramente tante. Poi si pensi alla Moer GE 250 che allora arrivò nel mercato con uscite bilanciate XLR, con il send return, quindi per un'unità così compatta per quegli anni là era qualcosa di veramente interessante. Per poi arrivare alle ammiraglie che erano la Moer GE 300 Lite e la Moer GE 300 che era praticamente, ed è tuttora, il sistema multieffetto Moer più completo, più ovviamente sotto certi aspetti oserei dire anche più performante. Bene, questa serie dalla GE 100, 150, 200, 250 e 300, 300 Lite praticamente rimasero nel catalogo Moer per molti anni. Nel 2024, giù di lì, insomma in questi ultimi 2 anni, è successa una rivoluzione in casa Moer. Arrivò la Moer GE1000, prese il titolo di ammiraglia, anche se in realtà le dimensioni sono molto più compatte, ma sotto il cofano avevamo veramente dei cambiamenti sostanziali rispetto alla serie precedente. Uno schermo touch, la possibilità di creare delle catene libere in modo da poter spostare gli effetti come ci piace, poter inserire più effetti dello stesso tipo nello stesso preset, quindi in realtà era già un sistema che si discostava molto dalla serie precedente. Ma dopo questa GE1000 in casa Moer sembra non fermarsi più praticamente la bottega delle novità. Infatti, se andiamo un occhio al catalogo di Moer, c'è veramente da impazzire, anche perché sono tutte molto simili e francamente questo è stato uno dei motivi perché io mi sono un po' disinteressato e un po', tra virgolette, tralasciato, abbandonato questo brand, perché ovviamente si fa fatica a starci dietro. Ma diamo un attimo un occhio al sito.
Quindi dal sito Moer, se andiamo su prodotti multi-effetti e diamo un occhio, questo è il loro catalogo, è impressionante. Se andiamo nella seconda pagina e andiamo a ritroso, quindi partendo dall'ultimo, vediamo un po' la serie quella canonica, no? La GE100, la 150, la 200, la 250, la GE300, la 300 Lite, che sono state per molti anni apprezzate e utilizzate dai chitarristi. Abbiamo Prime P1, che è praticamente una sorta di Moer GE200 in formato tascabile, ma poi se andiamo a vedere Prime P1 abbiamo il Prime P2, il Prime M2, il Prime M1, il Prime S1, quindi già qua funzioni diverse, però comincia già a esserci un po' di casino. La Moer GE200 originale trova altre due versioni, la Moer GE200 Pro e Pro Li, che è quella con la batteria, e la Moer GE200 Plus e Plus Li. Per non parlare della GE150, che troviamo la Moer GE150 Plus, la Moer GE150 Pro e la Moer GE150 Max, ognuna con la propria versione al litio. Cioè, qua io onestamente, ragazzi, non so voi, per l'amor di Dio, ma io non ci capisco più niente, anche perché sono tutte molto simili. Cambia il numero di pulsanti, chi ne ha 3, chi ne ha 8, chi ha il pedale di espressione, chi non ce l'ha, però veramente c'è da impazzire. Se diamo un occhio anche alle altre che troviamo, abbiamo per esempio la Moer GE 1000, la Moer GE 1000 Li e poi anche la Moer GS 1000, che è un'altra cosa ancora. Quindi io mi sto chiedendo, ma negli ultimi anni, quindi in questi ultimi 2 anni, che cosa è capitato in casa Moer? Stanno producendo e lanciando innumerevoli prodotti, tutti un po' diversi e al tempo stesso molto simili, che francamente penso creano confusione dal punto di vista dell'utente, dell'acquirente che vuole acquistarsi una pedaliera. Perché? Perché stanno creando confusione, ad esempio a me, che per l'amor di Dio non sono nessuno, ma come potete vedere questo è il mio lavoro, queste cose le tratto e le faccio professionalmente come attività lavorativa. Io non ci capisco più niente, quindi se non ci capisco più niente io, che faccio questo 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, posso immaginare cosa ne capisce un utente medio che vuole semplicemente prendersi una pedaliera. E non capisco il senso di produrre così tanti prodotti diversi, simili ma diversi, perché poi cosa succede? Questi sono multi-effetti digitali. I multi-effetti digitali hanno una particolarità in comune, che è quella dell'aggiornamento firmware. Praticamente mano a mano che passa il tempo ci si accorge di qualche bug, di qualcosa che può essere migliorato e si va a migliorare, si va ovviamente a far lavorare il team di sviluppo che rilascerà un aggiornamento firmware che risolve questi problemi e magari introduce funzioni nuove, migliora la qualità audio e quant'altro. Ok, ma se il team di sviluppo deve lavorare su un prodotto, 2, 3 prodotti è un conto, ma se deve lavorare su così tanti prodotti tutti diversi, perché ognuno di questi prodotti che abbiamo visto qua ha il proprio firmware, ognuno di questi prodotti qua ha il proprio editor, quindi non posso prendere il firmware ad esempio di una Moer GE 1000 e metterlo nella GS 1000, anche se guardandoli sono uguali, in realtà non funzionano. Quindi quanto lavoro devono fare questo team di sviluppo? Poi qualcuno dirà ma sono cinesi, è un'azienda molto grande. Ok, d'accordo, ma pensiamo alla Moer GE300. La Moer GE300 che per anni è stata l'ammiraglia, ma per molti anni GE300 non è più stata aggiornata. Circa nel 2020 mi pare ha ricevuto l'ultimo aggiornamento e poi per 5 anni più nessun aggiornamento. Ed il bello è che gli utenti possessori di GE300 hanno chiesto sempre a gran voce a Moer
per piacere, aggiornate la pedaliera. È una pedaliera che ha molte potenzialità ed ha anche una discreta potenza di calcolo. Non abbandonatela così, miglioratela, cioè dategli una rinfrescata, no? Giusto per aumentarne la longevità. E finalmente Moer lo ha fatto proprio quest'anno, quindi in giugno-luglio del 2025 Moer ha rilasciato, eccolo qua, per la GE300 ha rilasciato un nuovo firmware che, attenzione, è ancora in versione beta, quindi non è neanche un rilascio ufficiale, ok? È una versione in beta testing, che è il 5.0.8 per la GE300. Questo firmware, come potete vedere anche dalle release note che sono scritte qui di fianco, cambia moltissimo il menu, cambia moltissimo le funzioni della GE300 e finalmente la fa diventare un sistema moderno in linea con gli altri. A furia di far pressioni, finalmente, dopo 4-5 anni, Moer ha rilasciato questo aggiornamento. Però capite che con tutto questo listino prodotti è naturale, e molti hanno accusato infatti Moer, che negli ultimi anni non fanno più supporto né agli utenti, quindi come assistenza abbastanza scarsa, ma anche come aggiornamenti, come risoluzione di problemi. Ma è naturale, è normale, quando hai tanti prodotti, e ricordiamoci che Moer non fa solo pedaliere, fa moltissime altre cose, ovviamente comincia a essere difficoltoso gestire tutto. Ecco, ho notato appunto questa cosa qua, ma soprattutto in quest'ultimo anno, quindi sul finire del 2024 ad oggi che siamo settembre-ottobre del 2025, sto dicendo mamma mia Moer, ma quanta roba stai facendo? Quindi voi che cosa ne pensate? Avete acquistato qualche prodotto Moer? Lo acquistereste di nuovo? Oppure pensate che acquisterete in futuro da Moer oppure no? Secondo voi perché tutta questa smania, diciamo così, di fare così tanti prodotti, quando per esempio prendiamo un camper che sono 15 anni che fa sempre il solito prodotto ed è praticamente da quest'anno che hanno fatto il Mark II. Mi trovo una Line 6 che per 10 anni ha prodotto la Helix Floor, ha fatto anche Line 6 varie versioni, la Helix LT, i Check Stomp, i Check Stomp XL, i Check One e l'Effect. Ok, in 10 anni ha fatto vari prodotti, ma che fra l'altro fanno capo sempre al solito firmware, quindi quando vado ad aggiornare la Helix Floor, lo stesso firmware che aggiorna la Floor è lo stesso identico che aggiorna la LT, il sistema REC, gli Check Stomp, gli Check Stomp XL, e tutti quanti con lo stesso firmware aggiorno tutto. L'editor è lo stesso che gestisce tutto, è strutturata in maniera diversa. Moer invece è una roba veramente impressionante, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ho tralasciato, ovvero non mi interesso più del mondo Moer, perché francamente ragazzi non ci sto capendo più nulla, quindi mi sembra di vedere tanti prodotti troppo simili tra loro e con una linea di mercato non ben definita. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate del brand, che cosa ne pensate dei prodotti o magari anche della sola metodo, linea di mercato. Detto questo, ci si vede nel prossimo video e niente, vi saluto. Ciao a tutti!